Il Magister. Come andiamo, ragazzi? Oggi il game coreano non vedo l'ora. Mi sono evitato, a parte un figlio di Troia che mi ha detto un pic, mi sono evitato, ragazzi, di aprire qualunque tipo di giornale, telefono, dispositivo. Non c'è previsioni di... Allora, ne potremo parlare per un po'. Potremo parlare per un po'. Allora, io credo che continuerà sulla stessa lunghezza degli ultimi anni. Gen G, bestia nera dei T1. Tuttavia siamo davanti al più grande 50-50 della storia. Quindi credo deciderò in draft phase, anche se so che al momento i T1 hanno sempre avuto le draft migliori di tutti. Exodia, per questa serie Azir è disabilitato per bug, grazie. Io vedrò in draft, ripeto, quando mi parlano di T1 Gen G è impossibile andare a predictare, ragazzi. Perché per quanto i T1 siano i T1, i Gen G sono sempre stati la bestia nera dei T1 in Corea. Cioè, se devi andare a parlare così, betti già Gen G, ma penso sarà da valutare in draft. Also still available. Go all in as Lucian, Kalista and Varus all still available, and it will be the B1 Lucian. Quanto è il cazzo lungo, bro? See how Gen G responds. They've really been liking these Kalista lanes. Sai che vedo una risata alle mie spalle. Un bel po', ragazzi, un bel po'. Mi piace il maestro, grazie dei 4. Emilio Aphelios is what they're looking towards here. Anche a me piace. Something we have seen Emilio Eccolo qua. back up. I think with the smolder it was. Yeah. But that's a throwback. That's not something we have seen in Eccolo qua, games. Signori. Yeah, I feel like this is il motivo per cui la gente mi segue. Il motivo, se mi spamando ancora di levo. Il motivo per cui la gente mi segue. Ho il macro dei Gen G. Leaking into our pro play. We see a lot of bans towards the Lucian, but we're like, hey, it's not Ero cagato, fermi. having a lot of success. But on this patch, Ah, ok, ho preso paura. Nami Perché avevo criticato a figlio sorella. Gisser, sei fantastico. Grazie. Grazie, Diego, grazie. So even though it was banned a lot, still seeing a lot of picks and a lot of focus as Jace did go through the draft. Has been banned. È il nuovo Jace questo qua, quello leggermente buffato. Ma è stato buffato in 13.4 e 14.5. Diego, sei fantastico, è una delle mie qualità, ma ce ne sono molte altre. Makes a ton of sense. We are spared from Zeri Lulu, instead we get Aphelios Lulu. Rel Giungla vuole ancora. Guarda, posso dirti una cosa? Allora, il Rel pick qui è molto intelligente. È un pick molto intelligente perché mi va a dare la flex sul support pick. È molto intelligente perché dà la parvenza del flex pick sul Rel support. Però mi immagino ne erano in realtà già conoscenze T1. Mi sembrano due pick molto veloci, ma Nami Lucian ha sempre senso. Jace, voglio vedere se riescono a capire. No, allora io non direi mai che è il Jace di Faker. Quindi voglio capire. Cioè io non darei mai Jace in mano a Faker. And it seems like finally Zeus is freed from blinding Aatrox. Sbadiglia Chovy. Ah no, fa Sbadiglia Chovy. Non gliene frega un cazzo. È Chovy questo, no? And it's gonna feel great for the non gliene frega un cazzo, sbadiglia. Gragas ban coming through here. Gragas ban contro Jace, giusto? Maybe one of the responses ti fa capire. Allora, Gragas è una buona risposta a Jace. Perché Gragas non perde mai da Jace. Sopravvive e poi Jace va scaraboff, no? Arisha, grazie quanto come sto alla grande. Un po' stanco, mi sono fatto 6 ore di macchina. Però vabbè. So let's see where this next ban is going to go. I do like the focus on the Vi that has available on 14.4. It wasn't in 14.3, so that's a comeback and they will take that. Orianna ban, Nico ban, Azir disabilitato, mi avete detto. Talia ban. Disperato Faker, ora voleva Talia. Ma perché sbadigliano tutti? È un modo per l'adrenalina di uscire, ragazzi. È una buona risposta fino al primo oggetto. Fermi che qua. Riguardo cosa, Ronald? Dimmi. Io darei Faker in mano a Jace. Io non darei mai un pick che così a Jace. Jace Gragas. Gragas è una buona risposta into Jace perché Jace non può abusare, non può hittare torre, non può rompere il cazzo a Gragas. E Jace lo picchi per abusare e bullare fuori, no? AD contro doppia frontline più enchanter. Cristo Dio, e si vola! The Blank blind. What is Chovy gonna pick up into that? Yeah, I guess maybe expecting the Ahri to come out and has to be.
Yeah, just going for the Vado blind avanti a to block vedere something Corki. that can be very safe into a lot of lanes. There is still a Is going to take a Allora, non capisco. Posso dirvi una roba, ragazzi? Ora, meglio Gwen, dici tu. Era meglio mettere Gwen top e Faker mid con Jace. Dipende anche dalla pool. Non è Jace mid, no, è LeBlanc. Che ho visto anche LeBlanc top e passato, vabbè. Non avrebbero mai dato Jace in mano a Faker. Per quello ti ho detto che non aveva value, perché Faker Jace. Ma magari in passato forse l'aveva giocato Actually, però nel momento in cui l'ha loccato ho detto non è il Jace di Faker, e immagino che i Gen G abbiano avuto la stessa idea, però concettualmente sembra complesso per i T1, però so che hanno sempre tirato fuori la prestazione, quindi non andrò a valutare effettivamente quello che è, perché è valida la comp, no? Se tu vai a vedere un attimo sulla carta, hai ragione Ronald, no? Se il Faker in capace non può fare facci nulla, no, non esageriamo adesso. Sulla carta meglio Gwen, dici che va a counterare quello, Jace mid, ok, sì, sulla carta ci stava, però tutti non sanno giocare tutto, non è mai stato così nella storia competitiva, la gente non sa giocare tutto, era per il meme, ok. Se guardiamo la comp dei T1, ragazzi, il Jace mid che ora qui è andato a dire Ronald era geniale, perché il Jace mid, ragazzi, con Nami Lucian avevi i primi due draghi erano tuoi, ma a livello, cioè al minuto 10 ne avevi tutti e due, al minuto 10 e 30 avevi tutti e due, perché non potevi contestare bot side mai, capito? Perché era incredibile. LeBlanc contro Corki dovrei valutare. Se ha impiccato LeBlanc, immagino sia confident e che di avere una priorità che non so come tirerà fuori, ma immagino sia confident. Vediamo i T1 non giocare con la certezza matematica della prio mid, ma una certezza matematica che va tra top e bot, questo sicuro. Il che renderà Jarvan, che è un carry jungler, libero di fare quello che vuole, essendo un early gamer molto più forte di Rel, e potendo giocare sia su Jace che su Nami Lucian. Ok, ho capito allora il senso. Avendo top prio e bot prio, lo skill matchup in mid che viene preso andrà a favore di LeBlanc tutta la vita, perché ragazzi, con carry jungler poi figurati, lo skill matchup andrà a favore di Faker, perché hai prio sidelane, sei prio sidelane e fai un movimento finto, e ci sarà quel movimento, LeBlanc prende alla prio. Allora, la combo, ragazzi, dei T1 sulla carta, se andiamo a parlare di prio matchup e di snowball strategy, ha più value di quella dei Gen G, molta più value. Il problema è che se vai a parlare di pura composizione 5v5, cioè, se non snowballano i T1 perdono, e su questo ne sono convinto, perché abbiamo un burst che non può burstare, perché non puoi burstare due frontline, non puoi burstare Corki che builderà X-Drinker, non puoi burstare a Philus con lui dietro. E hai doppia frontline contro 3 danno AD. Non riesco molto a capirla sotto questo punto di vista, però ha senso logico nel momento in cui puoi giocare di snowball early. Quindi ce l'ha la win condition quella di T1, ce l'ha, è una classe, però giocare questo tipo di comp contro i Gen G, una comp che devi andare avanti, ci vogliono due palle enormi, mi piace, mi piace. Se devo andare a parlare di percentuali, se i Gen G giocano di esperienza, quindi vanno leggermente indietro early, non credo ci sia via di sconfitta per loro. Se vanno leggermente indietro early e riescono a sniccare uno dei draghi, credo che arriveremo a un quarto drago, quindi sul 3-1 arriveremo su un altro ipotetico quarto drago dove i Gen G saranno già più forti. As this is a big matchup between T1 and Gen G. It's good we get this matchup, we get to practice for the future. Questo è un game incredibile, sto game qua me lo voglio godere, che sono i due team più forti al mondo, con comp che possono funzionare, una palesemente in early game con snowball effect e snowballare i Gen G è possibile, e l'altro su in generale di comp da mid late, ma già mid immagino. Ciao Caveve, ragazzi, immagina Air Solare, Geosolare, grazie del sub. Non solo pro gamer, se vieni qua lo diventi, stai tranquillo, grazie dei tre. Alla grande Stovek. No, I don't think the patch is going to be enough. Without both of these two teams are playing right now. GISTER mega prime. Sono sempre in prime, vecchio. Sei ciuti adesso.
more lane dominant on the Aphelios. Sai chi è Chuti, non devo neanche spiegarmi, sai già chi è Chuti. Artista spagnolo incredibile, grazie di 5. Posta la cam fatto. Vi direi entrambi con uguale possibilità di vittoria, leggermente più facile per i Gen.G. Jarvan può giocare sia top che bot, sulla carta è più facile bot. Magister, buon pomeriggio. Ciao, vecchio. Carichi per questa analisi. Cristo Dio. Ma quando ne porta una con GT Samara? Samara? Chi è Samara? Samsara. Samsara fa le review dei game italiani, penso, e di qualche team che cuccia lui. Mamma mia, Lenz, lì in avanti. Sinceramente, io i team italiani li guardo per prenderli per il culo, quindi... Solo a te Nami Lucian sembra fragile. È fragile Nami Lucian. Se tu giochi Varus più Nautilus, quelle robe lì, Blitzcrank, ce l'hai la kill potential. Il punto è che a livello alto è sempre diverso, no? È sempre diverso. A livello alto Lucian Nami contro Nautilus, Varus, esempio, c'ha un kill potential. Se tu ti faccio un esempio. Se Nautilus ingaggia su Nami Lucian, se è su Nami e Nami va a dare un buff a Lucian dopo il 3, se Nami va a dare, quindi al 4 al 5, quando Lucian c'ha un po' di PS, ci sono un po' di livelli sulla E di Nami, Lucian ti cammina in faccia Varus e ti outrada, e Nautilus è costretto a cambiare target, ma se cambi target il trade l'ha già il tuo AD carry è già indietro di trade, no? Se tu ingaggi sulla AD carry invece Nami cura la AD carry e sulla AD carry su Lucian kite indietro e vince il trade. A livello 6 invece, dove effettivamente Nautilus, Varus hanno una kill potential, nel senso che se tirano tutta la combo su uno esplode, knock up, R di Varus, bla bla, tecnicamente non dovresti riuscire a, in quel momento lì, avere il vantaggio per poterti permettere di fare una determinata cosa. Però sono gankabilissimi, no? Ricordati che a sto livello la gente gioca perfetto. Non è solo Q dove ti pushano a caso e tu puoi permetterti di tirare una ulti di Nautilus così. Sì. Concettualmente questa botlane non deve andare così. Quindi è già heavy favorite per i Gen.G. Però i primi 3 livelli non è che hai la kill potential, no? Cioè non ce l'hai il danno a livello 2, cioè, aspetta un po' di danno sulla dinami e poi al 4 al 5 è già una kill potential bella solida. Poi ricordiamo che la bot Lulu Aphelios non ha effettivamente nel kit un kit che può killarti, giusto? Potrebbe anche essere una strategia di Tuan, ragazzi, usare il mana per far gankare Jarvan. Voglio vedere, però è rischioso, cioè. Piz solido. Ciao, conta bare, contale tutte, vecchio. Sai quanti morti ho lasciato indietro? Grazie del Sabino. E quanti ne lascerò in futuro? Dov'è Reckless? Ma che cazzo ne so dove sta Reckless? È là nell'Academy dei T1. Mamma mia. Che cazzo flash a Lulu? Ah, arrivava già Jarvan. Sì, dai, ha fatto bene. Allora, flash per flash è worth per chi ha la winning botlane tecnicamente, se è support per. Se invece è flash della AD carry per flash della AD carry è worth per la losing botlane. Ma se è flash del support e flash del support è worth per la winning, perché Lucian c'ha il kill potential alto su Lulu. Conditional, you know, it's really hard outside of landing a bubble specifically. You can't start a fight the way you do with something like a Nautilus. Keria può continuare qua, secondo, bravo. Questo dovrebbe aiutare abbastanza. Canyon geniale. Canyon geniale. Owner, yeah, he had an inkling. I think Canyon actually showed up there and they're going to say thanks for the leash. Questo ti porta al game già sul 60-40 Gen.G. They do have a composition that scales very comfortably. Courtesy of Paze and Lehens in his bot side. E anche un Mountain. Ha una value infinita quel drago, secondo me. Doppia frontale contro 3 danni a D ha una value infinita quel drago. Questo ti dà già, ti aumenta già la percentuale di vittoria di Gen.G non di poco. Bottom lane going pretty swell. The jungle obviously going in favor of Canyon so far, and the mid lane as well.
It's pretty even at this point. I mean, it is a Corki, but Faker is slightly behind in terms of CS. 86% win rate. Igual stanno tornando lo start. Non pensare che a 6 minuti riesci a fare tutte ste robe. Sulla carta, secondo il mio punto di vista, avresti dovuto buttare fuori un po' di più la botlane. Però cosa può fare Jace contro un tank se non andare avanti di minion? Cioè non lo killi Xante, non lo killi l'ipotetico Gragas. I tank contro Jace, no? Subiscono di minion. All right. Well, we did just have an in-game visual bug. No big deal. And we are right back. Si era buggato, ragazzi. E ci hanno buttato una pubblicità. Here in this game, T1 with a very slight lead in terms of gold, but overall a very even game. And no, non si sente un tempo. Un tempo in Italia sentivi. Un tempo in Italia sentivi. As mentioned, T1 are going to be looking to accelerate the game. Not that they don't have a decent amount of power in the later stages of the game when it comes to things like the Jace. Having a ton of range can be really tough to play into. The engage is good, but it is just Owner who, as the game progresses, might struggle as... Avevo già visto il posizionamento. Qua Guma doveva continuare a camminare in avanti perché aveva il 6. Da qua non esiste, qua Guma secondo me forse non ha visto il level up, non lo so. Guma dinked 6 right there. If he had more mana, I wouldn't have been surprised if he looked for an all-in there, but... Anche il cast dice, forse non aveva mana per l'all-in, ragazzi. Purtroppo la becco solo la domenica Sage. Mi mancano le sue live nella giornata. Maledetto fuso. Lavori ormai, Barba, Ah no, ti sei trasferito. Dove sei andato, Barba Gianni? Ciao Sgrutu, grazie di 28. Tekken che giochi lo porti. Se Zeus sopravvive adesso lo porti. Very straightforward, not a lot of counterplay to that one. Mi sto mettendo un attimo nei panni di T1, Dio accendino, grazie dei 24. Sto cercando di pensare delle robe. 2 anni Gister, grazie veramente di tutto. Sei il motivo per il quale ancora seguo la Egue e il gioco non è un granché, rimane solo il suo intrattenimento. Cosa vuol dire se è il motivo per il quale ancora seguo? Ah, segui League, non giochi. Ok, accendino, grazie. Ti giuro che se sento un'altra persona dire grazie Gistro, ho iniziato a giocare a League, gioco a League grazie a lei, io vi giuro su Dio che ribalto casa. Grazie dei 24. Gonna be a big win, allowing Keen to more handily shrug off the damage that Zeus is going to be capable of. And this early game thus far really going Genji's way. Ho smesso lì grazie a Faz. Dai ragazzi, dai. Fammi vedere un po' di sangue, Corea, un po' di sangue. Zeus qua, vabbè dai. E siamo a 6 Gister, 6 come le dita della mano di chi abita a Chernobyl. Nessuno abita a Chernobyl ormai. Chi abitava a Chernobyl? Maximo, grazie dei 2. Valentino Zanesco, l'unico Valentino che sopporto, grazie dei 26. Red Eagle, il re delle Desert Eagle, grazie dei 6. Ancora? Se muore finito il game. As Smite's going to come down, that is a miss on that one. He does elect to just knock him away, and there's the flash, but he uses it right into the W of the K'Sante, and he is just absolutely dead as the return gank comes through from Canyon, and it is absolutely successful. T1 better hope. Vedere ragazzi Canyon impattare così tanto la mappa mi fa rabbrividire, nel senso che è incredibile. È anche vero che è più facile gankare i lane che stanno pushando, quindi sulla carta non sto dicendo che è scusato, però credo che Owner avrebbe dovuto fare qualcosa in più al minuto 10 rispetto a una rel, contando che non ha neanche il drago. Game non finito, ma ripeto, full AD tranne le Blanche che è burst, Lulu che countera il burst, 3 AD contro un tank che è 2-0 e una rel con un Night Vow. Non ho niente da dirle, volevo solo farle stoppare il game. Ci sei riuscito, grazie Yogi. L'orso Yogi. Genji in their pure comfort zone with great engage and Aphelios Corki. Yeah, I that one.
Buono qua. Johnny, come stai? Grazie 17, vecchio. Potete farmi vedere la partita, per favore? Grazie, grazie Johnny 17. FaZe speedato? Perché ha camminato indietro? Ah, è andato bot a dare Night Vow. Grazie Ettore. Tutto bene, grazie 19. Sto bene, grazie. Sto cercando di guardare sto game di merda. Trying to make a play for this Dragon no doubt here in 12 seconds. Chovy has the package. T1, tirate fuori la grinta dei campioni del mondo! A pretty nice Pond, grazie degli 8. T1, mi aspetto un qualcosa. Avete la coppa dietro di voi. Avete la fanbase più grande del mondo. Dai. Poi non sto fare no perché io ringrazio tutti. Canyon starts it up now with package available. We'll see if T1 actually wants to go for this. Guarderà anche G2 BDS. Ma è restartata l'Europa. Steel caps quite strong. Owner might look for a steal here. Yeah, Faker backing on a ward, but Chovy actually stopped his back, so Faker's like, maybe we just try to stop this one as the title wave. It's a rel, you're never going to steal that one away. Molto... Se T1 vincono sto game, ragazzi, ho paura. Io, ragazzi, non li do per morti solo perché i T1 mi hanno dimostrato che indietro 2-3k gold fanno 5-0. È vero che questi che i Gen.G non sono gli altri team, questo è vero. Ed è vero che al momento sono più... È vero che al momento i T1 sono molto più forti di Gen.G. Quindi i Gen.G in realtà non vogliono fightare. Non vogliono fightare perché i champion dei T1 in early game sono molto più forti dei champion dei Gen.G. I don't think going for the double sums, Wildgrove, Knight fouled up pays when they know and Rel is there really is the way to go. So they decide the better of it. Already early Drake stacking for Gen.G. I was really going into this game thinking that Gen.G should be happy if they are able to get a single Drake. Incazzato let Guma, alone ragazzi. two. Ocean, so not going to be the most relevant, although Cassante obviously does enjoy some Ocean souling from time Ora, to ragazzi, time. Kin For T1 it would actually be quite good penso recupererà un po' di creep. Quel Jace multiple of these Drakes as non sfruttato. And the TP behind them. Guma and Carry in so much trouble as Guma will be left to the fishes. They give this kill to Paze as well. And look at this. Zeus nearly dies. We do have Owner up in the top lane, but I don't think you're ever getting mesi road su 22 gets daglie. the max range knockup, and Keen in the 1v2 picks up his third kill. you're not allowed to win both sides of the map at the same time. It's not a thing, Veldes. What the fuck? Ciao Asia, grazie dei 21. 21 mesi road to 22. What is a thing right now in this game, I think. Asia, tu farai parte del club 27, fidati. That is painful. So questa predizione per te. Only, so started up on the bot side, great ult from Pace, sets up for Canyon, they're able to take down Guma, but then simultaneously Keen turns around a 1v2, that Cassante. Xante voglio capire chi lo tira giù. Cioè, forse se Keen gli prende un infarto. Clearly, as all starts off with the purple ultimate here, the TP as well. I don't even know if they needed to invest that, but because Faker is on the back, not able to get any pressure in mid, Chovy doesn't really end up paying for it, and then King going in here is definitely a big risk. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda sotto questo punto di vista, non lo capisco neanche io. Gen.G timing perfetto entrambe le volte in cui l'hanno fatto. Canyon ha smarfato al primo drago, cioè ha predictato senza vision che... E siamo ancora qua a stoppare la live del Gister. Grazie mille Trauma, di traumi ne avrai tanti se non la smetti. Tu e tutti gli altri, grazie dei 20. Keen solido. Redemption primo oggetto per Lulu. Yeah, and Owner is also AD. You know, Jarvan's passive, it's nice, but it's not gonna help you get through that. And Gen.G just completely running away with a composition vincono sto game io mi inginocchio that has a scaling advantage. Yeah. Yeah. Mi inginocchio in live se vincono i The old days of just going for like Zeri and an Azir and you just win the early game anyway and yeah, I remember a certain team that was pretty good at doing that. They were. And kind of doing it here. In many iterations as well. This goes back to like 2021. Yeah. So now Faker gonna match Keen, who doesn't have a lot of MR, but I don't think he really cares, because the Cassante is so large. I mean, this guy is gigantic at this point. T1 have gotten one grub. That's it. Yeah.
Well, they're gonna play, I guess, on top side. I don't know. Arriverà il momento, ragazzi, i T1 devono forzare, I T1 devono forzare ora, cioè hanno un timer sulla testa i T1, ragazzi, contando che vengono scalati hanno un timer. Much at all. And see Chovy up a level as well. He did have to go for the Hex Drinker first into the LeBlanc, but other than that, he is very happy about his current state. He does have the most farm on the map. And 24 mesi di dominazione anale. Fuori posizione Lance. Lulu, so maybe he just is fine. He will win the trade with Redemption for now, as Wild Growth does have to be used. Faker flashing the wall to get away from Canyon, as it did kind of turn into a bit of a bait. Era fuori posizione Lance, però ci sono mossi bene. Statica Filios, non so le build, ragazzi. Sapete che è sempre stato una cosa che ho sempre detto, ma immagino sia dettato forse anche un po' dal matchup. Vogliono clearare per non dare troppa prior a Miluccia, forse. Questo minutaggio può essere? C'è qualcuno che ha un'idea di perché abbia buildato Static oltre a questa roba qua? Io vado di logica, senza pensare a builder Spicy, allora lo vince sicuramente con il coltellino mentre l'altro è lì a tryhardare. TP comes in from Chovy and that will be stifled. Oh, he doesn't have TP now for the next dragon. Sì, anch'io l'ho visto quello, ma io solo perché poi quello sono arrivati sullo stesso piano. Penso sia per matchare il push che ti dà Namiluccia al momento e annullano l'unica cosa in grado di fare al momento quella bot. Perché i T1 puntano molto su quella praio in questo minutaggio della mid per andare a forzare qualcosa. Se a Filo riesce a creare in fretta, voglio vedere se i Gen G vogliono fightare o vogliono un attimo give upare per far chiudere un po' di item. Tecnicamente Xante se gruppa non perdono secondo me, però I mean, for Lulu's AD, which is 3 people on the side of T1, like, Faker is not in a fed position, and yes, they nearly take Lahenz's head off, but he's got heal, he's got his redemption back, does not have wild growth. C'è il package di Corki, hanno Xante. Non so come lo sa che gli Heretics hanno sostituito Kaiser con Trimby? Vinceranno lo split allora. Allora, sulla carta dovrebbero vincere i T1. Un fight in questo minutaggio anche le sono indietro. Tuttavia c'è il package di Corki e c'è uno Xante 3-0 che dovrebbe già essere uno buono spike se è 3-0. Poke does come out. Canyon looking for the engage. They get the cleanse out of Guma as package immediately out of Faker. He's in so much trouble. Look at his health bar. On the side, down he goes as the turret will help them out. And Faker immediately is taken down. That'll be a third Drake going to Gen G as T1 will give up on it. And they're looking for a bit more. I mean, Guma's taking maximum damage here as it comes down. Guma not going to get all outed here by Keen. No. And Keen takes 0 damage, right? He's taking negative damage. He has so much armor. Keen's not even remotely impressed. And going into this fight, I really want to give credit where credit is due. One part of how oppressive Genji's has been Canyon is guardate Faker qua, non sto capendo se ha crashato contro il muro. Lane locked by Chovy is so big here because Chovy's been able to just get through this lane for free, gets an absolutely non ha fatto niente qua Faker. That's with Lahens being almost 100-0 at the start of that fight. And it just doesn't matter. He positioned safely. Yeah. Keen, as mentioned, does not, in fact, take damage. The only person who could, in any universe, è incredibile che i T1 him... sono l'unico team che mi fanno dubitare, perché vorrei dire che il game è finito. Però mi sono ricordato di tante volte in cui i T1 l'hanno girata, però il mio istinto mi dice di dirvi che il game è over. At that point, like, we're gonna see this 1v1 again, I guess, although Faker not spotted. But kind of an interesting spot to challenge Chovy's up a level with Maw complete. Non busta niente Faker, sto game è LeBlanc un pick inutile. Doppia frontline, X-Drinker, Malmortius Corki e Aphelios che non può venire burstato perché c'è Lulu. LeBlanc era il pick inutile che devi fare, però non ne hanno perso per quello. Yeah. It's kind of crazy that we came into this game 1 and I was looking at this team. Ma voglio vedere se Faker riesce a fare qualcosa a sto game. And then Canyon was just like, nah. La Prio mid, come vedete, l'hanno comunque, ma guardate, ha dato un base che è sparita la wave. And it wasn't just a small lead, it's now a bit of trading here on an owner, but they're not going to commit onto a Jarvan. T1 devo andare a rispondere nelle sidelane, cioè non hanno, guardate che roba, cioè Jace è qua, la wave bot è qui, cioè Faker non può rimanere gruppato, va indietro di Express, ed è già indietro 2 livelli. Keen, who I thought was going to be one of the biggest weak points here just because of how good Zeus has been.
just with the help of Canyon, has been able to do so mia, much GG. work. Tidal Wave coming in, Inter also West. committing onto Keen. I mean, you just immediately die. That's never going to work as Faker desperation che bursta. from T1, and Gen.G immediately Minion put that bursta, one vero. down as 5 members here in the mid lane just continuing to pressure up, but they run out of a wave. Zeus is going to miss the shock blast, and Gen.G just going to run Mamma away from mia. this one. But look at the control that they have. They don't necessarily have to run away from this Ma one. non ho mai visto i unless they wanna T1 go così in towards difficoltà in that merita. Baron. Cioè 6-0 i T1 non ricordo siano mai stati così indietro. Points. Forse sì, forse una Consider it. volta. They're just going to back away from it for now. Ma non con una comp del genere, cioè magari sono già stati indietro in questo modo, ma non con questa comp. Non con questi pick. No, he doesn't take damage. Like, why even fire the shock blast at him? Guys, yeah, this is the Don't even pressure. bother. They just used Scryers just to make sure that they're not doing the objective. Ragazzi, hanno ricominciato We're literally right at the il spawn. lag che vi ho chiesto prima ma non ho letto. Yeah, It's but again, 20 they could. minutes. They Well, definitely could. Definitely could. But that alone, Sì. I predicted Gen.G expecting them to have an edge in team fights and mid to late. This is They're the game. flattening T1 where the- T1 is strongest. Yes, and the game isn't over. T1 have been able to make miracles happen, to find È esattamente incredible quello che ha team detto il fights. caster, cioè But that has been against non teams dici che è that over aren't solo perché sono i Gen.G. T1, però And these credo che il engages do not give me a 90% lot delle of faith, persone Valdez. presenti, I mean, ma I don't penso al even 100%, really understand what the goal of that was there. I mean, you're sapendo not di gonna save the draft, turret, sapendo you're i not pick gonna e deal guardando la damage, comp, ulting a Cassante. capiscono che il game è over That's al collector 100%, cioè non Never c'è gonna modo work. di comebackare per As T1. Oner sì. now in a bit of trouble. E non parlo del They fatto are che sono avanti taking 3K, hold cioè of this abbiamo visto river. team comebackare con 9K di svantaggio, parlo One proprio di word draft, that cioè. someone Early put game down comp there contro scaling in the comp, river that should give them a bit frontline of contro 3 information, DPS but at this AD, point, Gen.G burst having champion true AP hold on this contro part of the Enchanter che anti-burst, really seems to cioè have single taken the target, heart non fact vedo. Jungle is actually support. Support is the role that gets resources. And you are a utility bot. So he bit the bullet. I don't love Familiar. I don't feel like it's actually Drago tra needed. minuti. Would have much rather seen a different tank item as opposed to Formula. Yeah, like Locket, right? Yeah, exactly. Tank support item. Looking at what T1 have, I don't think the Grievous Wounds really is of that much value. I feel like you get more value out of even something like a Rendwins, especially with Rel being able to utilize the slow offensively. But at the same time, as long as Pace stays alive, they're going to be fine. And Trophy's about to hit his third item spike. Yeah. Not going to have it for the fight, but this is T1's final stand. If they don't win this fight, if the Mountain Soul goes over Sì. to Keen, who is free Confermo and quello che ha detto il zero, caster, se devono and already vincere i has two T1 items è finished. adesso, cioè l'ultima chance, già è finito, hanno il 2%, 1% chance di vincere Ciao il game. Gister, finalmente LeBron. 2 mesi nei fascisti. Fuoco fuoco cosa? faccina They con already don't occhiali da deal sole. damage. 2 mesi nei fascicoli, grazie The dei Ocean due. Soul is Grazie. going to help out even more. C'ha l'1% di possibilità di vincere T1. Setting up for this one. Keen in the top side. And yes, they can deal damage to the squishies. Oddio, You no. see that T1 are trying to do that, but you get close to the sun, you're probably What going to the get burned, as we did see there. Keen is going to TP pretty early on this one. Troppo early. It's going Ok. to take a decent amount of damage. Got to be careful about just taking free Eccolo damage qua. after all. As I think that was a shock Eccolo blast qua. in the Keen. I don't even see his health bar Ora move. mai più. Redemption was used early, but now Keen in the front line. buttano. Faker trying to get some poke down. Has a ton of damage already in Owner. He's just going to Finito. get burst Basta. down. Immediately the package comes out as Guma burst to a crisp in the back line. As one missile could do it, but they don't even really care about him. They take away Zeus from the map. And Guma is just trying to survive here for as long as possible. One auto would do it. Ciao, And I Guma. think Jovi, yeah, he's just going to clean that one up. Doing the most damage at only 200 or 2,800, and it is a massive wipe in favor of Gen.G. No one on Gen.G has died yet. Perfect game, what is 4 happening? draghi a 0. It's, Gen.G are just kind of stomping. They're just... This is... Whew. Okay, so the poke lends somewhat redemption from Cioè, il Lance, poke non which era he neanche did brutto rush, qua su actually does Corki, a però lot of heavy lifting. ormai But sei T1, they troppo know they behind, need no? to Cioè, sta get roba this qua soul. non è male, però Gets taken in out questo of the momento qua fight, devi avere follow up di qualcuno che non puoi avere al momento. at least for a little bit by the combination of Guma. neanche but then brutto il Keen try, just però non... deals with multiple people. Owner goes in completely disjointed from the rest of the team because he desperately needs to try and steal
a solo against a Rel, which obviously isn't happening. Non capisco se sono i Gen G veramente troppo forti contro i T1 ogni volta. They don't have the advantage of this comp to get anything going. Yeah. And you see Gen G, they are a pretty thick death ball. They're very tanky with the Rel in the front line over there. With Ricordiamo ragazzi che i Gen G nel CK capita molto spesso che vincano lo split e poi arrivare al mondiale e intare come scimmie dai team cinesi. Ricordiamo sta roba qua. I mean, Gen G trying to just utilize their Baron buff here. Already 2,000 gold in the lead. But he will pick up at least the objective bounty. The fact that there is an objective bounty kind of shows you where this game is at, as Chovy is 3,500 gold ahead. And that's only Chovy. That's just Chovy. That's a full item! Has Malignant's done now as well? No ragazzi, ma Faker sta sbadigliando. Has Malignant's done now as well? Okay. Se toccava il naso Faker. Ah, il segno per dire T1 ora giochiamo seriamente. È il segno, ora i T1 smorfano. È il segno di Faker del capitano. Ora i T1 la turnano ragazzi, contro ogni aspettativa. Faker ha fatto così. Before that dragon fight for T1, not great angles, you know, I had to stretch dice che i Gen G vincono sempre 21 perché i T1 sono team che capitalizzano solo gli errori, i Gen G non ne fanno. Deve smettere di dire robe a caso, è meglio che stia zitta. Gen G sono team che non fanno errori. You gotta give them the benefit of doubt. Now though, there's no angles. Neanche i GDG non fanno errori, neanche i T1 stessi hanno fatto errori durante il mondiale, cioè non è così che funziona. Gen G, if this was like DK that somehow got themselves in this position, I'm like, they'll find a way. But it's Gen G. Yeah. Gen G does not lose from these positions. And how could they when they have a Corki that's 3.5k gold up? Quella è una cazzata che dice Kaedel per hypare la gente, per hypare i team. No? Sul fatto che i Gen G non fanno errori, ti farei vedere il mondiale dove c'è Chovy in sidelane a pushare Brainless e dove non hanno una linea logica di lane assignment. Guarda che Kaedel è un intrattenitore, deve dire robe. I mean, at this point, Faker just gonna try to TP in. But it is maximum desperation. È una cosa mentale, non lo so ragazzi. Ripeto, i T1 sono famosi per non aver mai perso da team cinesi. Però i Gen G spesso hanno preso il cazzo da team cinesi. Inoltre i Gen G avevano perso anche dai famosi Dragon X col mondiale là. E il game contro i Dragon X, cioè vi fa capire molto. Io sono una persona che crede che se un team è seed 1 della Corea, seed 1 della Cina, se vai contro un seed 3, se sei seed 1 Cina, se vai contro il seed 3 cinese, seed 4 cinese, se non vinci sei un buffone che ciocca. Io credo questo, perché se tu hai battuto per tutto l'anno un team nel tuo torneo, se arrivi al mondiale e perdi sei un buffone che ciocca e basta. As Chovy's gonna pick up his 7th kill, they want to get him legendary. It's not gonna happen. They don't care. Questa è la più grande sconfitta nella storia di T1. Non credo ne sia una conoscenza. Cioè, questa è la più grande sconfitta nella storia di T1.